Andiamo, prima che ci cacciamo nei guai. No, voglio vederla da vicino. Non sei il custode di uno zoo. Che ti salta in testa? Sei impazzito? Chi ti ha dato il permesso di tornare qui dentro? Volevo soltanto fargli un saluto. Credi che quella tigre sia una tua amica? È un animale! Non puoi giocare con lei! Anche gli animali hanno un'anima. L'ho visto nei loro occhi. Bene, eccoci qui per questo nuovo appuntamento con Cinemood. Come avrai capito, oggi parliamo di Vita di Pi, un film di Ang Lee del 2012, film che ha iniziato ad essere sviluppato molti anni prima, che ha cambiato diversi registi, insomma sceneggiatori di qua e di là, poi alla fine è arrivato ad Ang Lee e direi per fortuna, perché comunque ha fatto un filmone. Per Cinemood scegliamo sempre dei film insomma di un certo spessore, anche a livello di premi, perché questo ha vinto oltre a diverse candidature per gli Oscar, ne ha 24, tra cui è quello appunto per la regia di Ang Lee. E poi tra l'altro meglio perché è arrivato nel 2012, quando c'era la tecnologia 3D. Infatti è possibile vederlo anche in 3D per chi ha l'attrezzatura giusta. Io mi ricordo che avevo la PlayStation 3 che era anche un lettore 3D e me lo vedevo avevo proprio il Blu-ray in 3D e quindi me lo vedevo volentieri, perché devi sapere che io ho questa cosa che il 3D mi rilassa, con gli occhialetti molte persone gli vengono inconati, a me invece mi rilassa. Questo è un elemento che spiega un po' la mia neurodivergenza, insomma funzionamento particolare del mio cervello. Vabbè, comunque alla fine l'importante era che trovi qualcosa che ti rilassa, non è comune. Infatti pure la camomilla a me mi sveglia, quindi, ma questo è una cosa che si fa, quindi bisogna saper trovare le cose che hanno un impatto personale. A bando a queste ciance, diciamo, questi aneddoti personali sul 3D, è un film che, come potete vedere da una scena che ho messo, una scena che cercava di non spoilerare troppo, ma in cui c'erano già degli elementi del film, alcuni degli elementi che vedremo insieme nel group coaching di Cinemood, e chiaramente ognuno poi nel group coaching porta quello che è arrivato a lui del film e viene condiviso, anche grazie alla scheda che ho preparato, che permette poi una fruizione del film che garantisce il fatto di poter assimilare degli elementi, fare delle riflessioni particolari anche mentre lo si guarda, quindi andarle a registrare nella visione, per una visione più ricca e più profonda, per un film che proprio a livello esistenziale è importante, filosoficamente va a toccare temi spirituali, va a toccare temi di visione del mondo, di costruzione dell'identità, e come abbiamo visto in questa scena c'è questa ambivalenza nello spirito umano tra esplorazione e protezione, e quindi il fatto che la famiglia cerca di proteggere, cerca delle volte di limitare i figli nella loro curiosità, nella loro esuberanza, per proteggerli, talvolta diciamo esasperando la situazione. Sappiamo in Italia quanto ci sia iperprotezione, diciamo quella indiana non credo proprio che sia un'iperprotezione paragonabile, anche se in molti film diciamo orientali dipende sui livelli, no? Dove c'è l'iperprotezione, dove ci sono le tradizioni, le regole, le rigidità che impongono un certo modo di pensare, di vedere le cose, quindi ci sono tutti i temi familiari e anche interculturale. Quindi ci permette di vedere anche un approccio di un altro paese. L'Oriente ci permette di vedere tante cose nei suoi pregi e nei suoi difetti, e le vedremo tutte queste cose qui, soprattutto nei pregi, nelle avversità. Sicuramente la capacità di affrontare la vita in un modo molto pragmatico, molto immediato, e di vivere le difficoltà momento per momento in relativa serenità, cercando di capire come affrontarle. Quindi ci sono tantissimi atteggiamenti costruttivi che possono essere
acquisiti e da cui si può ispirare nella visione di vita di P, oltre che dalle incredibili metafore e simbolismi che diciamo sono presenti all'interno del film, e che chiaramente poi vanno a lavorare anche a livello inconscio, inconsapevole, ma che possono arricchirci e quindi possono portarci a dare un senso più profondo alla vita, cosa di cui oggi abbiamo bisogno, proprio perché c'è un impoverimento, e quindi l'idea di Cinemood è anche quella di tornare a nutrirci di bellezza, di significati profondi, di riflessioni che possano proprio fare in modo che la vita assuma un senso e quindi sia più piacevole poi da vivere, oltre a sviluppare tutta una serie di capacità che ci permettono appunto praticamente ad affrontarla meglio e a trovare soluzioni, perché possiamo trovare delle soluzioni proprio alle difficoltà, e non solo sollievo, consolazione e rassicurazione, che comunque sono cose fondamentali per la nostra pace esistenziale. Quindi io ti invito, se vorrai partecipare a Cinemood, sarai il benvenuto, basterà contattarci, in descrizione trovi tutti i riferimenti. Quell'appuntamento con Vita di P dal vivo online chiaramente è per il group coaching, è il 26 di settembre 2025, però ci saranno sempre le registrazioni dei group coaching all'interno dell'area della membership Quiet Circle, e quindi nel caso te la perdi puoi comunque rivedere, perché comunque il confronto magari puoi rispondere alle cose che dicono gli altri in maniera indiretta. Bene, questo è tutto per questo appuntamento con Cinemood. Ti aspetto al prossimo film. Stay cushy not pushy. Un saluto dal dottor Emilio Gerboni. Ciao. Cinemood, 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 Cinemood.